In questo video che ho editato, ovviamente questa parte di video dove vi parlo è dopo aver finito di editare il video. In questa ricetta mi ero dimenticato di dirvi che sono premente funghi fritti, in questo caso avevo fatto dei portobello, quindi spero che la ricetta vi piaccia. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un mi piace così sostenete anche voi questo piccolo canale che sto creando. Vi lascio il video, buona visione. Ovviamente siamo puliti, quindi abbiamo pulito la parte sopra e anche un po' sotto dalla terra, così non andremo a mangiare la terra. E li facciamo un po' listarelle, un po' più grandi, per andare poi a impanarli e farli belli fritti. Quindi ora andiamo a prendere il fungo e incominciamo a tagliarli così, senza andarli a spaccare, in modo da sentire anche la parte fibrosa del fungo quando andiamo a mangiarlo. Questo è un fungo portobello, molto buono da friggere, da fare risotti, quindi potete utilizzarlo per risotti, paste, però anche per friggere è molto molto buono. Qua abbiamo messo due uova, possiamo, in base anche ai funghi, possiamo mettere anche 2-3 uova. Se ne avete molti di più mettete anche 4, ovviamente. Poi andiamo a mettere in un'altra ciotola il pangrattato e nell'altra andiamo a mettere la farina. E ora andiamo ad aggiungere un po' di sale qua, pepe, e andiamo a mescolare le uova. Quindi pepe e un po' di sale, perché alla fine li saleremo anche dopo averli un po' fritti. Ora andiamo a sbattere le uova. E ora andiamo a fare questi passaggi, prima in farina, poi in uova e poi nel pangrattato. E poi li andiamo a posare in una taglietta a parte. Quindi iniziamo a mettere i funghi nella farina. Se voi volete condire anche a casa la farina con un po' di paprika o altre spezie tipo erbe così, potete farlo tranquillamente, date più sapore ai funghi. Poi andiamo a posarli qua. Poi andiamo a mettere nel pangrattato. Mescoliamo bene. Tamponiamo un attimo così da fare appoggiare il pangrattato al fungo bene ed ecco voi il fungo. E poi li mettiamo in una taglietta. Abbiamo fatto una bella taglietta. Ovviamente questi vengono verso la fine dopo che avete impanato un bel po', perché ogni volta dovete setacciarlo. Al massimo o lo setacciate man mano oppure evitate e ne fate un bel po'. Quindi per gli ultimi proprio sono venuti un po' così, però se vedete è già così. Ora andiamo a friggerli. Ora andiamo ad aggiungere l'olio di semi. In questo caso per friggere io uso l'olio di girasoli. Se avete una pentola più piccola, usate una pentola più piccola. Andiamo a scaldare l'olio fino a 170 gradi, in questo caso è pronto. Se non avete un termometro a casa, basta che fate questo esperimento. Versate un po' di grattato, di pane e vedete quando sfrigola così vuol dire che è pronto. La temperatura adatta proprio, non avete problemi. Questi in 2-3 minuti sono pronti e per ora abbiamo messo solo metà teglia. Mescoliamo man mano così diventano belli dorati. Guardate già come diventano belli dorati. Andiamo a prendere un contenitore con la carta assorbente e li mettiamo. Guardate come sono belli dorati, che crosta. E ricordatevi di mettere un po' di sale dopo averli fritti. Guardate i nostri funghi come sono. Sentite come sono croccanti.
Ho anche un gel al limone che avevo fatto, andiamo a metterlo sopra. Ed ecco qua i miei funghi fritti. Buon appetito anche a voi.